Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati: Ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e gli scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Una buona domenica, sorelle e fratelli. Proviamo a chiederci con quale immagine noi raffigureremmo la realtà del nostro mondo d'oggi, quello che vediamo alla TV o quello che viene rappresentato sui giornali. Di cosa sentiamo parlare? Guerre ovunque, gente disperata che fugge dai loro paesi d'origine, odi atavici fra i popoli, violenze, condizioni di vita disumane. Come vorremmo rappresentare, con quale immagine raffigureremmo la condizione del nostro mondo d'oggi? Certo non lo rappresenteremo con l'immagine della gioia, della festa o di un banchetto di nozze dove tutti si sono felici, e meno ancora come un paradiso terrestre. Ancora sullo sfondo vedete un dipinto di Chagall del paradiso terrestre. Al tempo di Gesù si favoleggiava molto sul Gan Eden, il giardino di Eden. Perché? Perché la gente soffriva, la realtà del mondo era addirittura molto, ma molto peggiore di quella che noi conosciamo oggi. E allora sognavano questo giardino di Eden dove finalmente gli uomini sarebbero stati felici. Non tutti, i giusti, coloro che si sono comportati bene, sarebbero finalmente vissuti in questo mondo di Dio. E queste favole sul Gan Eden derivavano da un testo profetico celeberrimo del profeta Isaia. Lo conosciamo bene anche noi, ma ve lo richiamo: preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte, è il monte Sion, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, cibi succulenti, vini raffinati. Quindi la promessa è che un giorno Dio avrebbe organizzato un banchetto. E poi dicevano anche: uno sposo può preparare un banchetto per i suoi invitati e poi dopo essere assente. No, anche lui certamente si siederà accanto a loro. E difatti continuavano i rabbini a dire: nell'aldilà, eccolo il Gan Eden, il santo siederà
in mezzo ai suoi fedeli e ognuno lo additerà dicendo: guarda, questo è il nostro Dio. Ecco, nell'aldilà il banchetto. E Gesù costruisce la sua parabola su questo sfondo culturale e noi la dobbiamo leggere tenendo presente questa mentalità. Inizia Gesù dicendo: il regno dei cieli. Il regno dei cieli è simile a un uomo, un re, che fece le nozze per suo figlio. E qui c'è l'inizio di una proposta di festa, di banchetto. Però c'è una diversità, una differenza molto grande fra il Gan Eden di cui parlavano i rabbini e di cui Gesù ha sentito parlare tanto, perché questo Gan Eden, questo regno di Dio, questo regno dei cieli, era nell'aldilà. Gesù, quando parla adesso del suo banchetto, quel banchetto che è stato promesso da Isaia, non è per l'aldilà, è per l'aldiquà. Poi di là il buon Dio ci accoglie in una realtà completamente nuova, ma è qui che il Padre del Cielo vuole che i suoi figli vivano in una condizione di gioia, di festa, di fratellanza, di amore, ed è raffigurata dal banchetto. E dicevo proprio all'inizio, quando noi guardiamo la realtà di questo mondo, non può essere certo rappresentata da questa immagine del banchetto. Però questo banchetto è stato promesso e va realizzato. E Gesù ce lo presenta adesso con la sua parabola. Sullo sfondo vedete il mosaico di Sant'Apollinare Nuovo a Ravenna del VI secolo, 520. È una delle più antiche raffigurazioni del banchetto cristiano. Difatti sono sdraiati, come era uso nei triclini romani. Un banchetto che è il mondo nuovo, i rapporti nuovi che si instaurano nell'umanità e che è rappresentato poi da quel segno che è il più grande dei segni, il culmine dei segni dei nostri sacramenti, che è l'Eucaristia. L'Eucaristia è un banchetto che raffigura proprio ed è la proposta di realizzazione di una società che sia davvero un banchetto. Vediamole le caratteristiche di un banchetto, così capiamo meglio la parabola. Un banchetto, anzitutto, la caratteristica di un banchetto è quella della gioia, è una festa. E poi quando si è invitati a un banchetto c'è la gratuità. Oggi noi stiamo perdendo questo senso della gratuità perché quando ci sono dei regali o degli inviti noi ci troviamo spesso a disagio, perché non capiamo più la gioia della gratuità e pensiamo sempre che poi in qualche modo io devo di nuovo riequilibrare il rapporto. Se io ero debitore di un invito adesso glielo devo restituire, quando invece il dono presuppone proprio che si lasci sempre un dislivello, non deve essere colmato, altrimenti poi il dialogo e il rapporto viene interrotto. Pareggiati i conti, finisce tutto lì. Quando c'è un invito a una festa di nozze, tante volte le persone si trovano a disagio perché dicono: adesso quale regalo devo fare? Ecco, la gratuità è la caratteristica del banchetto di nozze di cui ci parla Gesù in questa parabola. Poi c'è la convivialità. Chi è invitato a un banchetto non è il padrone, lui è invitato e si trova in mezzo fra tanti invitati. Il padrone è un altro, il quale ha offerto il suo banchetto in tutta gratuità, fuori dalla parabola. Chi organizza il banchetto è Dio, che vuole che i suoi figli vivano in questo mondo come invitati a una mensa, a una festa, alla gioia. E adesso si tratta di sapere se si accetta o no l'invito a costruire rapporti
fra gli uomini in questo mondo rapporti di convivialità, oppure se si vuole perpetuare una realtà che è quella del mondo vecchio, che non è certamente quella del banchetto e della gioia, della gratuità, dello scambio di doni gratuito. Teniamo sempre presente, quando noi arriviamo in questo mondo, arriviamo come invitati a un banchetto. Nessuno di noi è padrone del Signore e la terra e quanto contiene l'universo e i suoi abitanti. Che cosa è accaduto nel mondo antico? Un mondo che non è scomparso del tutto, ha cominciato a scomparire da quando Cristo ha iniziato questo mondo nuovo che è quello del banchetto. Ma questo mondo antico, che è ancora presente, che verifichiamo anche noi oggi, qual è? È fondato su altri criteri. Le persone che arrivano in questo mondo non si sentono degli invitati, ma persone che si sentono in diritto di impossessarsi dei beni come se fossero loro, si sentono proprietari degli alimenti di vita che questo banchetto offre e quindi si impossessano secondo la propria forza o secondo il proprio egoismo e allora la festa non c'è più, ma c'è la lotta, le altre persone entrano in competizione e la spunta chi è più forte, questo per accaparrarsi i beni. Da che cosa derivano le guerre in questo mondo? Da questa logica che non è quella del banchetto. Al banchetto tutti sono invitati e colui che ha preparato il banchetto certamente non l'ha preparato perché si rimanga a pancia vuota, perché manchi il necessario alla vita. È sovrabbondante l'alimento per la vita, ma se viene impiegato male questo alimento o se viene gestito non secondo quello che è la giustizia del padrone, quella di Dio, che vuole che tutti i suoi figli siano felici, ma qualcuno se ne accaparra, lo distrugge, lo rovina, allora non è più una festa. Bene, abbiamo capito adesso che cos'è questo banchetto. È la proposta di rapporti nuovi nella nostra umanità, rapporti che non sono quelli dei padroni, dei competitori, ma sono quelli di invitati a condividere nella gioia, nella certezza che i beni di questo mondo sono abbondanti e sovrabbondanti per tutti i figli, ma senza competere, scambiandoci questi doni. Questa è la proposta del mondo nuovo e ad accogliere questo regno di Dio che non è il regno dei potenti a cui abbiamo assistito lungo la storia, ma il mondo nuovo, a questa proposta veniamo invitati ed eccoli allora i servi che invitano a questa festa di nozze. Ce ne sono due gruppi che sono inviati per invitare le persone a entrare, rappresentano ancora i profeti dell'Antico Testamento, questi primi due gruppi, il padrone che dice il re, il mio banchetto è preparato, i buoi, gli animali ingrassati sono stati immolati, tutto è pronto, venite alle nozze. Ma costoro non se ne curarono e sono andati al proprio campo, ai propri affari, e qualcuno ha anche preso i servi, li ha insultati, alcuni sono anche stati uccisi. Per quale ragione accade questo? Se si fosse capito che si trattava di una festa e di un banchetto, avremmo dovuto assistere a una ressa davanti alla porta per poter entrare in questa sala. Come mai questo non accade? Ci viene detto proprio nella parabola. Perché? Perché il mondo antico, coloro che hanno i campi, hanno delle grandi estensioni, hanno i loro affari, sono forti, sono potenti, sono abili, possono accumulare, questi non vogliono affatto entrare nel mondo nuovo, loro vogliono perpetuare il mondo antico e se questi servi li disturbano troppo, sono disposti a ricorrere anche alla violenza. È ciò che è accaduto ai profeti.
Queste persone hanno capito molto bene che cosa significa questo invito. Significa rinunciare alla logica antica ed entrare in una logica nuova che è quella dell'amore, quella della condivisione. Sono persone in fondo che sono già sazie, ritengono di possedere ciò che è necessario per una vita beata e senza problemi, e lo è anche beata e senza problemi, tenendo presente poi che non è così lunga e che alla fine forse arrivano a dire che senso ha avuto la mia esistenza stando fuori dal banchetto e dal regno di Dio al quale Cristo ha dato inizio. Adesso, prima di passare alla seconda parte della parabola, quando arriva il terzo gruppo di servi che è inviato per invitare al banchetto, c'è un'interruzione, il re che ordina ai suoi soldati di distruggere la città di questi omicidi. Questa interruzione è un versetto che interrompe il racconto e se noi lo tirassimo via la storia scorrerebbe molto più logica e molto meglio, anche perché capiamo, sono stati ammazzati i buoi, il banchetto è pronto, si fa una guerra e poi dopo il banchetto è pronto ancora, non c'erano i frigoriferi per conservare la carne, quindi chiaramente questo versetto ha un significato tutto suo. È una rilettura teologica di ciò che è accaduto a Gerusalemme, la città di Gerusalemme che ha rifiutato la proposta del regno di Dio, la proposta del banchetto, la rinuncia alla violenza, introdurre davvero l'amore nella società, l'amore che davvero crea il mondo nuovo, l'ha rifiutato e Gesù l'aveva detto, non rimarrà pietra su pietra, proprio perché ha rifiutato la proposta del regno di Dio. E allora è stato inserito nella parabola di Gesù dall'Evangelista questa rilettura della distruzione di Gerusalemme come se fosse un castigo per il rifiuto di Cristo. Chiaramente questa interpretazione urta la nostra sensibilità, ma impiega un linguaggio che è quello dell'Antico Testamento, dove quelle che sono le conseguenze di un peccato vengono presentati come se fossero un castigo di Dio, ma Dio non castiga assolutamente, ma il peccato, gli errori commessi hanno delle conseguenze e il peccato di Gerusalemme, l'avere rifiutato la proposta di Cristo ha portato poi a questa conseguenza. È l'esperienza che facciamo tutti. Quando rifiutiamo Cristo noi finiamo per pagarla, non perché Dio ci castiga, ma perché il peccato ci disumanizza, ci rende infelici poi alla fine dei conti. Stiamo attenti però a non ripetere queste espressioni, anche se le troviamo nel Vangelo, vanno ritradotte nel nostro linguaggio di oggi e quindi vanno riformulate con un linguaggio che sia adeguato alla nostra mentalità di oggi. Il messaggio oggi potremmo tradurlo così: chi rifiuta i pressanti inviti del Signore a prendere parte a questa realtà nuova, a questa proposta di un mondo nuovo, si rende poi responsabile se nel mondo imperversano poi i soprusi, le violenze, le guerre, le distruzioni. E difatti lo sappiamo bene che le guerre, le incomprensioni, ma anche all'interno delle nostre famiglie, i dissidi nascono sempre da queste forme competitive e non dall'attenzione e dall'amore nei confronti del fratello. Arriva adesso il terzo gruppo. Le nozze sono pronte, i primi invitati non hanno voluto entrare e adesso andate sino alla fine delle vie. È bella questa espressione che viene impiegata, che riflette proprio il testo epitas di Exodus tonodon, fino proprio dove finiscono le vie, anche negli angolini. Chiamate tutti, cattivi e buoni, portate tutti al banchetto. Chi sono questi questi servi che sono inviati, questo terzo gruppo?
Bene, questo terzo gruppo rappresenta gli apostoli e anche tutti noi. Quindi con quegli angeli che vedete sullo sfondo potete mettere anche il vostro volto, se siete davvero degli angeli, cioè dei servi del regno di Dio, di coloro che aiutano Cristo a realizzare il mondo nuovo. Se siamo in questa condizione siamo anche noi degli angeli e quindi inseriamo pure il nostro volto fra quei volti angelici. Quei servi escono e raccolgono tutti quelli che trovano, cattivi e buoni. Ecco, è tutta gente malandata, poi quella che arriva dentro, sono storpi, paralitici. E vediamo un pochettino chi sono quelli che accettano di entrare in questo mondo nuovo. Direi, c'è un gruppo che tentenna, cioè non se la sente proprio di entrare subito perché deve rinunciare, magari una persona che avrebbe i suoi campi, avrebbe i suoi affari, andrebbe avanti bene, però si accorge che questo non le riempie il cuore, che non la realizza realmente, che non crea un mondo nuovo e quindi tentenna parecchio. E forse pensa, il banchetto è per l'altro mondo, basta che io entri in questo banchetto all'ultimo momento. Questo è un errore, il banchetto è qui, è questo il momento di realizzare la proposta del regno di Dio. E poi c'è qualcuno che entra nel banchetto, accetta l'invito, ma lo sappiamo bene, l'esperienza che facciamo, qualcuno entra per paura, cioè ha sentito dire che il padrone di casa manda all'inferno coloro che rimangono fuori dal banchetto. Allora un po' per forza entra in questa condizione e accetta di mettere in atto questa proposta nuova, ma lo fa un po' malvolentieri. E direi che c'è anche una malcelata invidia per coloro che rimangono fuori, si godono la loro vita, qui poi dopo entrano magari all'ultimo momento. Ci sono anche questi. Ho detto che entrano delle persone anche un po' malandate. E poi c'è anche però chi ha capito che il regno di Dio è una festa ed entra deciso, senza indugi, perché non vuole perdere neppure un istante della gioia che viene offerta da Cristo, tenendo presente però che entriamo tutti con i nostri limiti e quindi i nostri rapporti non saranno proprio sempre solo quelli della gratuità, dell'attenzione, dell'amore all'altro, della gioia. Portiamo al banchetto i nostri limiti. E il banchetto, difatti, la sala fu riempita di commensali. Direi che il sipario potrebbe chiudersi su questa parabola perché si chiude la porta quando tutti sono dentro, quindi sarebbe davvero la realizzazione piena del regno di Dio già in questo mondo, tutti sono dentro, tutti sono stati accolti. Direi che questa realizzazione piena noi la vedremo proprio nel Gan Eden, cioè nel mondo di Dio. Allora sì, scomparirà tutto quello che è negativo, tutti i limiti della nostra condizione attuale, perché entreremo nella vita dell'Eterno che ci è già stata donata, ma la si manifesterà. Il sipario però non si chiude e continua la parabola con un episodio che rovina questo clima di serenità, di gioia. Entra il re per vedere i commensali e ce n'è uno il quale non ha l'abito nuziale. Allora lui dice: amico, come mai sei entrato qui senza abito nuziale? Quello ammutolisce, lo cacciano fuori in malo modo da dove c'è pianto e stridore di denti. Ci dà fastidio questi pochi versetti, perché noi avremmo preferito che la parabola fosse conclusa prima. Risulta subito evidente che questa parte della parabola è slegata dalla precedente. Per quale ragione? Perché queste persone sono state raccolte lungo la strada. Come poteva pretendere che avessero l'abito nuziale? Erano degli straccioni che sono stati portati dentro così in qualche modo, ma soprattutto
tutto c'è lo sdoppiamento della personalità di questo re. Prima è buonissimo, invita a fare entrare tutti i cattivi e buoni, e poi si arrabbia per una roba da niente, perché uno non ha l'abito nuziale, poveretto, gli saltano i nervi, diventa terribile, addirittura crudele, perché lo caccia fuori. La spiegazione è molto semplice. Questa seconda parte della parabola non è il seguito della prima, ma una nuova parabola che va isolata proprio per interpretarla nel modo corretto. Che cosa vuole insegnarci con questa nuova parabola Gesù? Vuole dirci: stai attento, che tu puoi entrare in questo banchetto, ma ancora con la mentalità vecchia. Tu sei dentro solo fisicamente, materialmente, ma non sei dentro con tutta la tua persona, con tutto il tuo cuore, perché tu continui ancora con l'abito antico, con i criteri antichi. E questo accade proprio nella nostra comunità cristiana, dove tutti dovremmo avere accolto la logica nuova del Maestro, e la dovremmo anche porre in atto, pur con i nostri limiti, ma dovremmo impegnarci a realizzare questo regno di Dio. Ecco che cosa dice la parabola: stai attento che tu sei dentro, ma in realtà continui a ragionare e a vivere come quelli che sono fuori. Quindi la tua presenza qui dentro è solo apparente. E dice: gettatelo fuori nelle tenebre. Questo è un linguaggio che è legato al tempo, alla cultura del popolo di Israele, e non è certamente un'immagine che deve essere applicata a Dio. Dio non fa queste cose, diventerebbe blasfemo predicare un Dio che si comporta così, senza cuore e senza misericordia. Stiamo attenti. Qui adopera le immagini molto forti, scioccanti proprio, per mettere in guardia da questo pericolo di considerarsi persone che appartengono al regno di Dio, quando considerano invece a pensare e a vivere con la mentalità del mondo antico. La conclusione anche delle due parabole con la frase di Gesù: molti sono chiamati, pochi gli eletti. Vuol dire: tutti sono invitati e molti anche entrano in questa sala del banchetto, ma chi è realmente eletto, chi davvero ha capito, chi ha davvero accolto la nuova proposta, sono pochi. Difatti le persone generose che donano davvero tutto, come ha fatto un San Francesco, come tanti santi, però queste sono davvero delle persone con una spiritualità e una vita davvero elevata. Non tutti arriviamo a questo livello, però cerchiamo di fare il possibile e di realizzare, per quanto dipende da noi, questo mondo nuovo al quale Cristo ha dato inizio. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.